Ti sei mai sentito come se il tuo modo di vedere il mondo non combaciasse mai con quello degli altri? Forse da bambino ti sei sentito incompreso, giudicato, come se ci fosse qualcosa di sbagliato in te. E magari ora ti chiedi: perché proprio io? Perché ho dovuto soffrire così tanto? Lasciami dire una cosa. Se ti riconosci in queste parole, allora c'è una ragione più grande dietro a tutto questo. Oggi parleremo di un tema profondo, di una verità nascosta che molti preferiscono ignorare, ma che è fondamentale per comprendere il cammino dei prescelti. Ogni prescelto, senza eccezione, ha attraversato un'infanzia piena di dolore e sfide, e non è un caso. Ma cosa significa davvero essere un prescelto? E perché proprio quelli come te, che hanno sofferto così tanto, finiscono per avere un ruolo speciale nella vita? Restate con me fino alla fine, perché esploreremo insieme ogni aspetto di questo percorso doloroso, ma necessario. Alla fine del video avrai una nuova visione del tuo passato e capirai che la tua sofferenza è stata una prova, un'opportunità per qualcosa di molto più grande. Iniziamo proprio da quell'infanzia che, per molti prescelti, è stata caratterizzata da un profondo senso di estraneità e incomprensione. Essere un prescelto va ben oltre una semplice sensibilità o un'intuizione accentuata. È come avere una lente speciale attraverso cui osservare la vita. Una lente che mostra dettagli e sfumature invisibili agli altri. Fin da piccoli, i prescelti percepiscono il mondo con un'intensità che non è facile da spiegare, un'intensità che spesso li porta a sentirsi diversi e soli. Prova a immaginare un bambino che, mentre tutti intorno a lui sembrano immersi nella leggerezza e nella spensieratezza, percepisce la profondità di ogni cosa, avverte emozioni e vibrazioni che nessun altro sembra notare. Non può fare a meno di porsi domande sul perché delle cose, sul significato della vita e del suo ruolo in essa, domande che appaiono troppo grandi per la sua età, ma che non riesce a mettere da parte. Vede e sente di più, e ciò lo porta inevitabilmente a sentirsi isolato, come se la sua visione e il suo modo di essere fossero troppo diversi da quelli dei suoi coetanei. Questa esperienza crea una sensazione profonda di incomprensione. Si guarda intorno e si chiede se ci sia qualcosa di sbagliato in lui, perché nessuno sembra condividere questa visione così intensa e profonda. Per molti questo diventa un peso, un primo peso che li accompagna per molto tempo. Il peso di una sensibilità che non ha nessuno sbocco, di una profondità che rimane chiusa dentro per mancanza di qualcuno che possa comprenderla. Questo senso di diversità diventa quasi un marchio, qualcosa che lo distingue e che a volte lo fa sentire quasi sbagliato o troppo per questo mondo. Immagina quanto possa essere difficile per un bambino portare dentro di sé tutto questo, senza avere un adulto, un amico o anche solo qualcuno con cui condividere queste sensazioni. Così, giorno dopo giorno, impara a nascondere ciò che sente, a tenere dentro ogni emozione profonda, fino a che quel peso diventa parte di lui, un aspetto che lo distingue, come se mancasse qualcosa per essere veramente compreso e accettato. È proprio questa consapevolezza profonda, questa sensibilità acuta che porta il prescelto a sentirsi diverso, incompleto, a volte perfino sbagliato. Una sensazione che lascia il segno, ma che allo stesso tempo sarà la radice della sua forza futura. Ma il cammino del prescelto è solo all'inizio e le difficoltà non si limitano a un senso di estraneità. L'infanzia di chi è destinato a qualcosa di speciale è spesso segnata da esperienze che lasciano segni profondi nell'anima, ferite emotive che sembrano inspiegabili e immeritate. Le persone intorno a lui, genitori, insegnanti, familiari, spesso non riescono a vedere la complessità e la sensibilità che si nascondono dietro quei pensieri e sentimenti silenziosi. Crescere in un ambiente che non comprende il tuo mondo interiore
può essere un'esperienza opprimente. La società, talvolta anche le stesse famiglie, impongono aspettative, valori e schemi che non sempre corrispondono a ciò che un prescelto sente nel profondo. Ti sei mai sentito così? Come se ogni tentativo di spiegarti, di aprirti, incontrasse solo silenzi o incomprensioni. I prescelti, in un modo quasi misterioso, sembrano attrarre situazioni difficili che lasciano cicatrici invisibili. Forse hai vissuto in una famiglia che, pur con le migliori intenzioni, non ha saputo cogliere il tuo bisogno di comprensione e accettazione. Oppure ti sei sentito solo, emotivamente distante anche dalle persone più vicine, come se nessuno riuscisse a comprendere la tua sensibilità. E talvolta le ferite diventano anche più profonde. Il sentirsi rifiutati, trascurati o non all'altezza lascia un segno, una ferita che non si vede ma che brucia. La verità è che queste ferite sembrano quasi fare parte del cammino dei prescelti, come se fossero prove da superare, lezioni da imparare, anche se nel momento sembrano solo sofferenza senza senso. Ogni esperienza dolorosa, ogni mancanza di comprensione, ogni volta che hai sentito di non essere abbastanza, è stato come un seme piantato dentro di te. Questi momenti difficili ti hanno costretto, senza che tu ne fossi consapevole, a esplorare la tua forza interiore, a conoscere una parte di te stesso che altrimenti sarebbe rimasta nascosta. Nonostante la fragilità che puoi aver provato, c'è una resilienza che cresce, una forza nascosta che solo chi ha attraversato queste prove possiede. E così questi ricordi dolorosi si trasformano in cicatrici, in simboli di una crescita che il mondo esterno non può vedere. Ma non sono semplicemente segni di sofferenza, sono il marchio del tuo percorso unico, le impronte di un cammino che solo i prescelti attraversano. Sono queste ferite, queste esperienze di isolamento e dolore che alla fine forgiano l'anima e la rendono capace di accogliere, comprendere e amare con una profondità che va oltre ogni ostacolo. Essere un prescelto significa in parte aver conosciuto la sofferenza e aver scoperto dentro di te la capacità di superarla. E anche se la strada può sembrare ingiusta, ogni cicatrice racconta una storia di crescita, di resilienza e di trasformazione. Queste ferite, anche se dolorose, ti hanno preparato per qualcosa di molto più grande, per un ruolo che va al di là di te stesso e della tua storia personale. Ma ora arriviamo alla radice della questione. Perché i prescelti incontrano così tante sfide già da piccoli? Perché l'universo sembra mettere queste anime delicate e profonde alla prova? È come se ogni difficoltà, ogni dolore avesse uno scopo preciso. Spogliarli di tutto ciò che è superficiale per portarli a riscoprire la loro essenza più autentica. La sofferenza, per quanto ingiusta possa sembrare, diventa così un processo alchemico, una trasformazione interiore che permette al prescelto di avvicinarsi sempre più alla sua vera natura. In ogni momento difficile, in ogni ferita, si cela la possibilità di un risveglio. La sofferenza obbliga il prescelto a confrontarsi con i suoi limiti, a guardare dentro di sé e a trovare una forza che forse non sapeva nemmeno di possedere. E attraverso questa consapevolezza, nata dalle esperienze dolorose, che il prescelto sviluppa empatia e saggezza, due qualità che gli permettono di comprendere gli altri in profondità e di guidare chi è in difficoltà. È proprio nel superare questi ostacoli che il prescelto scopre una forza e una resilienza che diventano i pilastri della sua missione. Questo percorso, che inizia come sofferenza e si trasforma in consapevolezza, rende il prescelto capace di vedere oltre le apparenze, di cogliere ciò che altri non percepiscono. Senza queste sfide non potrebbe comprendere le complessità dell'animo umano, né avrebbe la compassione necessaria per guidare e sostenere chi si sente perso. Il dolore diventa, quindi,
una forma di preparazione, un allenamento che tempra l'anima e la rende capace di illuminare anche i momenti più bui. E quindi, se il tuo cammino è stato cosparso di ostacoli e ferite, è perché sei destinato a un compito importante. Ogni difficoltà ti ha preparato per un ruolo speciale, per un'influenza che va oltre ciò che oggi puoi immaginare. Nonostante il dolore, il tuo destino è grande e il mondo ha bisogno della luce che attraverso queste prove sei riuscito a far emergere. Accettare un destino segnato dalla sofferenza non è mai semplice. È naturale che un prescelto provi rabbia, amarezza o persino un senso di ingiustizia verso il mondo o verso se stesso. Si domanda perché la sua vita sia stata tanto diversa, così complessa rispetto a quella degli altri, e perché sia stato chiamato a sopportare un peso che sembra eccessivo. Guardare indietro e vedere le sfide, le ferite, i momenti in cui avrebbe voluto arrendersi è doloroso, ma è anche un passaggio fondamentale nel percorso di trasformazione. Riconoscere che ogni ferita ha avuto un suo scopo e che ogni ostacolo lo ha portato sempre più vicino alla sua vera essenza. Questa rabbia, inizialmente insopportabile, può trasformarsi in uno dei più potenti strumenti di crescita interiore. Quando il prescelto riesce a volgere lo sguardo dentro di sé, comprende che la sofferenza non lo ha reso più debole, ma lo ha forgiato. Superare la rabbia significa trovare la pace dentro di sé, accettare che ogni difficoltà ha contribuito a far emergere le sue qualità uniche. È in questo momento di accettazione che avviene un cambiamento profondo e che la ferita si trasforma in forza. Le cicatrici diventano i segni di una vita vissuta intensamente e la sofferenza diventa uno strumento per comprendere e accogliere il dolore altrui. Quando un prescelto arriva a questo punto, si libera del peso del risentimento e accoglie il suo cammino con serenità. Capisce che ogni sfida è stata una prova, un'opportunità per conoscere la propria forza e saggezza. Questo non significa che il dolore svanisca, ma piuttosto che ora è in grado di utilizzarlo come fonte di ispirazione e sostegno per chi ancora soffre. Ogni passo difficile del suo cammino lo ha preparato a diventare un punto di riferimento, una guida che sa offrire speranza e comprensione a chi sente di aver perso la strada. Ed è proprio in questa accettazione che il prescelto si scopre finalmente pronto a usare il suo potenziale per il bene degli altri. Con ogni ferita guarita e ogni cicatrice accettata, è ora capace di infondere negli altri quella stessa forza che ha trovato in se stesso, divenendo una luce per chi si sente solo o scoraggiato. È in questo dono di sé, nato dalla sofferenza, che trova il suo scopo più grande. La sofferenza, per quanto dura da sopportare, è un terreno fertile per la crescita dell'anima. È nelle esperienze più difficili che emerge la verità su chi siamo realmente e su ciò che siamo destinati a fare. Attraverso il dolore, i prescelti scoprono risorse interiori, una resilienza e una compassione che li trasformano profondamente. Ogni cicatrice racconta una storia, ogni ferita diventa un'opportunità di fiorire nonostante tutto, e proprio da qui nasce un dono prezioso, una capacità di vedere oltre la superficie, di cogliere le sfumature più nascoste dell'animo umano. Chi ha sofferto sviluppa una comprensione intima delle debolezze e delle paure degli altri, riuscendo a connettersi a un livello che va oltre le parole. I prescelti, avendo vissuto il peso del dolore e la solitudine, diventano capaci di offrire quella comprensione e quell'accoglienza che essi stessi avrebbero voluto ricevere. Il loro vissuto diventa un faro, una luce che guida e rassicura chi ancora cammina nell'ombra, un richiamo a non arrendersi. Questa capacità di entrare in empatia con gli altri e di offrire amore e conforto nasce proprio dalle loro stesse ferite. Ecco quindi il vero significato del loro percorso: trasformare la propria sofferenza
in una missione di guarigione per il mondo. Grazie a ciò che hanno vissuto, i prescelti riescono a rendere la vita delle persone che incontrano più umana e più ricca di speranza. In questo atto di dare, di comprendere e di amare, trovano la loro più grande realizzazione. Essi diventano veri strumenti di guarigione, capaci di rendere il mondo un luogo migliore, più compassionevole, dove ogni anima, anche la più ferita, può trovare una ragione per credere ancora. Se sei arrivato fino a qui, lascia che ti dica una cosa. Non sei solo. Non sei mai stato solo. Ogni sofferenza che hai vissuto ha contribuito a renderti più forte, più saggio e ti ha preparato per il ruolo che hai nel mondo. E adesso è il momento di abbracciare il tuo destino, di accettare il tuo passato e trasformarlo in una forza. Sei un prescelto e il mondo ha bisogno di te. Scrivi nei commenti la parola rinascita, se anche tu senti di avere una missione speciale, se anche tu senti di aver trasformato il tuo dolore in forza. Condividi la tua storia, perché ogni parola può ispirare chi guarda questo video e aiutare un altro prescelto a non sentirsi più solo.